Douglas Luiz, Nottingham Forest, è fatta. La Juventus e il calciatore hanno trovato l'accordo e quindi andiamo a salutare il centrocampista brasiliano, di cui parleremo anche in questo video, quindi aspettate, e gli auguriamo chiaramente il meglio per il suo futuro. Quando mancano circa 11 giorni alla fine di questo calciomercato, che come sapete per noi è andato abbastanza a rilento, insomma qualcosina si muove, anche perché l'ultima operazione era stata circa di un mese fa con l'acquisto di João Mario e la cessione invece al Porto di Alberto Costa. Comunque, prima di iniziare a parlare di più di quello che sta succedendo e della Juventus, mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, è gratuito, non vi costa niente, mi date una mano e spingete i miei contenuti, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto, commentate, che veramente mi diverto. Lo scopo qua è di creare una community e riuscire a scambiare un po' di opinioni, visto che io vivo all'estero e purtroppo non ho tante possibilità di parlare di Juventus con altri tifosi. E lasciate un mi piace. Comunque, cosa succede a Douglas Luiz? Douglas Luiz alla fine ha trovato la quadra, diciamo più che altro Douglas Luiz l'aveva già trovata, la Juventus ha trovato la quadra col Nottingham Forest e si parla di un prestito con obbligo di riscatto che sarà probabilmente basato alle presenze del centrocampista brasiliano durante questa Premier League, che in realtà è già iniziata. Le cifre che in questo momento trapelano sono circa intorno ai 33 milioni, che eviterebbero, visto che comunque un prestito con obbligo e quindi la Juventus andrà a poi a mettere a bilancio questa operazione l'anno scorso, se chiaramente poi il giocatore verrà riscattato con queste presenze, si parla di una cifra intorno ai 33 milioni che poi eviterebbe a noi di fare una minusvalenza. La differenza sarà minima. Comunque ricordatevi che alla fine c'erano anche un paio di giocatori che sono stati dati alla Aston Villa in questa maxi operazione, quindi magari dal punto di vista, diciamo, non del bilancio c'è comunque una perdita, ma dal punto di vista di quello che interessa a noi del bilancio, in realtà si andrebbe a fare forse una minima plusvalenza. Ci interessa anche sinceramente molto poco in questo momento, perché il calciatore non era felice, la Juventus non era felice del giocatore, quindi credo che alla fine questa uscita, ahimè, farà forse contenti entrambi. Non so quanto saranno contenti tutti i tifosi, adesso comunque ci arriviamo, anche perché insomma lo sapete, io continuo a dire che le colpe in questo caso sono sicuramente da entrambe le parti. L'errore più recente è stato quello di non presentarsi chiaramente al raduno con la Juventus, e quello è un qualcosa che alla fine il calciatore sì, si è scusato, ma sembra che quella sia stata la rottura definitiva tra società e calciatore. Comunque Douglas, come sapete, veniva da una stagione fatta molto ma molto bene in Premier League, secondo quasi sulla Rodri per qualità, e tra l'altro in alcune cose che la Juventus invece gli imputava non essere un qualcosa che sapesse fare, come l'interdizione. Invece lui di palloni recuperati ne aveva parecchi, comunque veniva da 10 gol e 10 assist, e anche se si era presentato fuori condizione dopo la Coppa America e probabilmente anche con qualche acciacco che si portava dietro dalla stagione passata, mi sembra che la gestione di Motta e del suo staff, del calciatore brasiliano, sia stata da principianti. Io lo dico insomma senza peli sulla lingua, mi sembra anche giusto essere abbastanza onesto e dire quello che pensiamo. Secondo me è stata una cosa veramente da film horror, anche perché non tutti i giocatori hanno la stessa fisiologia e la stessa fisicità e hanno bisogno anche di carichi di lavoro differenziati per quanto riguarda poi gli allenamenti, non solo per recuperare dal punto di vista fisico, ma proprio anche per il mantenimento di un certo tipo di come si dice, di atleticità, soprattutto poi per andare a affrontare le partite che sono nel fine settimana o quelle infrasettimana. Quindi alcuni calciatori hanno bisogno di tabelle un po' personalizzate. Io dico anche, come ho detto su Igor Tudor, che quest'anno dovrà fare un lavoro importante dal punto di vista della riqualificazione, diciamo, di alcuni calciatori. Basta pensare a Miners. Io credo che l'allenatore e il suo staff, che l'anno scorso erano Motta e i suoi collaboratori, abbia l'obbligo di recuperare i calciatori, ma avesse anche l'obbligo di recuperare uno come Douglas Luiz, perché in realtà è un investimento. Cioè, se il calciatore poi alla fine, come vedete, bene o male, se le cose non vanno bene, può andare via, può andare da un'altra parte, però in realtà noi abbiamo perso un anno, sicuramente anche dal punto di vista delle contropartite eccetera eccetera, abbiamo dato via 2 giocatori più 30 milioni cash per poi ritrovarci con una plusvalenza minima senza contare quei 2 giocatori, quindi la situazione è un po' più complessa, soprattutto per la società, non tanto per il calciatore. Comunque c'è anche qualcos'altro da dire. Io adesso
lo so che siamo nel 2025, queste cose sono difficili da sentire, però sappiamo come i brasiliani in generale abbiano delle difficoltà ad adattarsi. La famosa saudade, io qua di amici brasiliani ne ho tanti, vi posso assicurare che è una realtà che magari dal punto di vista culturale noi non capiamo. Comunque Douglas Luiz è arrivato a Torino, osannato come se fosse poi il perno di un centrocampo nuovo della Juventus, in 4-4-8, anche con i suoi errori, ricordiamoci rigori causati, ricordiamoci certe prestazioni non di livello, quando comunque lui dal punto di vista fisico stava faticando, si trova a perdere la compagna che era stata acquistata per la Juventus Women, a perdere, non adesso rettifichiamo, a diciamo separarsi da questa compagna che comunque con i quali era venuto qua insieme, quindi aveva un supporto e una persona comunque che lo sosteneva. Si trova un po' da solo ai margini del gruppo, l'allenatore non lo vede e poi l'allenatore è incaponito, cioè vuol dire che sia Tudor comunque e Motta, io ve lo dico e questa è l'opinione mia, lasciatemi un commento qua sotto, ci sta che siamo abbiamo opinioni discordanti, mi sembra che abbiano un po' lasciato lì nell'angolo a marcire, però in realtà l'investimento l'avevamo fatto noi, quindi secondo me questo non è il modo di gestire i giocatori e penso che in futuro la Juventus, anche grazie alla nuova dirigenza, possa fare un qualcosa di diverso. Io non credo che questa sia una politica giusta nei confronti di calciatori nuovi e di investimenti di questa tipologia, perché insomma, se voi ci pensate, mi volete dire che Douglas Luiz non è a livello di centrocampisti come Locatelli, McKennie oppure il Combiners visto l'anno scorso? Cioè ditemelo, perché magari mi sbaglio io. Dal punto di vista qualitativo, secondo me questo calciatore è sempre stato superiore. Comunque, ad oggi non è più, tra virgolette, un problema nostro, quantomeno fino alla prossima estate. Poi comunque c'è quell'obbligo, con tra l'altro anche una clausola dove anche se non si dovessero verificare certe condizioni come quella delle presenze, il Nottingham Forest ha comunque la possibilità di dire io il calciatore lo voglio lo stesso. Nel frattempo, parlando di centrocampo, visto che di centrocampo si parla, Locatelli ha comunque rifiutato, sembra categoricamente, l'opzione Arabia, anche se, come ci dice poi il direttore del bianconero Agresti, che salutiamo, la squadra araba era pronta visto che i 25 milioni era stata la prima offerta, ad alzare l'offerta a circa 35 milioni con bonus inclusi, e non so se a quel punto la Juventus sarebbe seduta poi a trattare, anche perché come sappiamo bene Locatelli ancora mi sembra 2 o 3 anni di contratto, se il calciatore non è interessato ad andare via mi sembra che non abbia molto senso. Credo anche comunque in generale che sia troppo tardi per pensare a una cessione di un calciatore come Locatelli, non tanto dal punto di vista del fatto che io penso, come lo dico sempre, che Locatelli sia il mio calciatore ideale nella 11 titolare, la mia idea è il più lontano da questo possibile, però credo che ci possa stare nelle rotazioni e va bene, ma più che altro il tempo stringe, ci sono troppe operazioni che la Juventus deve fare in questo momento e credo che andare a togliersi Locatelli a 10 giorni alla fine del calciomercato comunque crea un problema più che risolverlo. Se fosse stata una situazione da inizio mercato, cioè da giugno, allora io probabilmente a 35 milioni, se Locatelli fosse stato d'accordo, non avrei avuto nulla di cui obiettare. Però la situazione è questa, credo che abbia poco senso e adesso vediamo cosa succederà, perché come vi ripeto gli ultimi giorni di mercato tendono a essere abbastanza frenetici. Comunque le cattive notizie in realtà non è che non finiscono mai, non ci sono per il momento non c'è l'ufficialità, però come ci dice Matteo Moretto sembra che Victor Boniface sia veramente vicino al Milan. Il Milan, che nelle ultime ore ha fatto uno scatto importante, si è seduto al tavolo con il Bayer Leverkusen parlando di un prestito con un diritto di riscatto per il giocatore, e a quanto sembra Victor Boniface ha aperto completamente alla cessione al Milan. Questo chiaramente crea un bel problema per la Juventus, perché a quel punto lì arriva il punto di domanda su cosa dovremmo fare noi con Dusan Vlahovic. Lo chiedo a voi, cosa succede a questo punto con Dusan Vlahovic se veramente Victor Boniface finisce al Milan, anche perché c'è un'altra chiaramente le strade del Signore, come si dice, sono infinite. Ahimè, purtroppo Havertz, che si era già infortunato pesantemente non tanto tempo fa, ha avuto un altro infortunio al ginocchio e quindi Kai Havertz dell'Arsenal chiaramente avrà uno stop veramente lunghissimo, e questo forzerà la squadra di Arteta a tornare sul mercato e a cercare un centravanti. E qui vi voglio, perché se l'Arsenal decide di mettere sul piatto 50, 60, 70, 80 milioni per Kolo Muani, c'è il rischio che la Juventus possa rimanere con un pugno di mosche, col cerino in mano, come si dice.
Anche per Dusan chiaramente in questo momento il rischio è alto, perché in realtà la sua testardaggine nel non voler accettare comunque certe soluzioni proposte dalla Juventus rischia poi di, se arrivasse Colomani, di farlo diventare il terzo attaccante, quindi praticamente di vedere il campo quasi mai. Se però invece Colomani non arrivasse, a quel punto lì insomma la Juventus si troverebbe in una situazione dove avrebbe bisogno di Dusan, perché se non arriva nessuno prima delle fine del mercato, di fatto Vlahovic diventa il tuo secondo attaccante. E se vi ricordate bene, l'anno scorso avevamo iniziato solo con Vlahovic perché pensavamo di recuperare Milik, tra l'altro Milik non sa più dove sia, ancora infortunato per quel taglio, e quindi poi ci siamo trovati in grandissima difficoltà. In tutto questo il Napoli, se chiaramente il Milan andasse su Boniface, il Napoli probabilmente andrebbe abbastanza diretto su Højlund che ha detto di no al momento al Milan, perché il Milan vuole una situazione insomma di un prestito per un punto di vista chiaramente finanziario, invece il calciatore vorrebbe un cambio definitivo, se di cambio si deve parlare. Però il Napoli potrebbe magari arrivare con l'offerta quella che conta, e Boniface andrà al Milan, Højlund andrà al Napoli, magari Colomoni finirà all'Arsenal, e la Juventus chi ci viene? Anche perché si parlava di Kristovic è già casato all'Atalanta. Per quanto riguarda Nico, comunque c'è l'interessamento dell'Atletico, ormai ne parliamo da qualche giorno, però sembra che ancora ci siano delle distanze importanti dal punto di vista economico. Il calciatore argentino comunque era costato una cifra importante alla Juventus, tra il prestito oneroso mi sembra che fosse intorno a 8 milioni, più 5 di bonus, più comunque 25 di riscatto. L'operazione è stata intorno ai 35-38 milioni, e sembra che l'offerta al momento dell'Atletico Madrid sia 20, che chiaramente è molto distante da quello che sta cercando la Juventus, anche perché la Juventus secondo me insomma può fare magari una minusvalenza minima, ma non può andare a fare minusvalenze di 10 milioni. Quindi si vedrà, adesso si cercherà di capire cosa succederà nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi giorni. Però adesso vi chiedo, visto che siamo in questa situazione dove abbiamo ceduto Douglas Luiz in mediana, anche se comunque giocava poco, però tra l'altro un elemento molto costoso per essere un elemento che va in panchina, un po' la Commines, quando Commines va in panchina, per me 60 milioni in panchina sono un po' un'assurdità. Comunque adesso che abbiamo ceduto Douglas Luiz, cioè chi prendiamo in mediana? Perché i nomi di cui si parla, i vari O'Reilly, Zegrova, sono calciatori diversi e non hanno secondo me quella collocazione in campo. Adesso ho capito che abbiamo rivisto la posizione di Commines come mediana al posto di Locatelli, probabilmente come vice Locatelli, però secondo me ha poco senso pensare che Commines possa darci, a quantomeno che possiamo fidarci di Commines in quella posizione con 2 competizioni come Champions League e campionato e 3 con la Coppa Italia. Mi sembra una scelta un po' pericolosa. E poi, ripeto, Zegrova e O'Reilly sono calciatori completamente differenti. Poi aggiungo anche, oltre a questa domanda, ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti di questa situazione con Douglas Luiz e chi sarà il suo rimpiazzo. Poi vi chiedo, Colo arriva o ce lo facciamo strappare sotto il naso? Perché questa è una telenovela stile Commines, quindi vorrei sapere veramente la vostra opinione. Concludo dicendo, comunque, andando a menzionare ancora il nome del direttore del Bianconero, Romeo Agresti, che ha detto in una live oggi di cui ascoltavo come tanti altri per tra l'altro carpire anche nuove informazioni, che sembra ci possa essere la possibilità per Arthur di arrivare a una rescissione del contratto. E a questo punto credo che la follia sta nello spalma Nutella, come ho detto nei giorni passati, perché noi abbiamo spalmato Arthur, l'abbiamo rinnovato mi sembra l'anno scorso, una follia con questa idea di spalmare, quindi era a fine contratto quest'anno, invece c'ha un altro anno di contratto, anzi 2027 credo, e quindi insomma credo che la risoluzione del contratto potrebbe essere a questo punto la scelta migliore per tutti, così ci togliamo anche comunque chiaramente ci sarà una buona uscita, ma ci togliamo un po' dal groppone un calciatore che negli ultimi 3 anni in realtà è sempre stato, 3 forse anche 4, è sempre stato più che altro un problema che una gioia. Comunque, ho capito che questo video non è molto positivi, però noi positivi cerchiamo di rimanerci, e poi vi preannuncio già che la prossima estate sarà molto diversa, perché come vi ho già detto un sacco di calciatori arriveranno a fine contratto, quindi la Juventus si libererà uno spazio salariale non da poco, e quindi sarà sicuramente un'estate molto più attiva rispetto a quest'anno. Il problema che abbiamo oggi è che abbiamo tanti giocatori che sono esuberi e ci mancano ancora delle pedine importanti, ne abbiamo parlato già negli altri video, ma comunque chiaramente a questo punto centrocampista, esterno e attaccante, questi 3 non possiamo farne a meno, anche perché ricordatevi che ormai sulla sinistra ci dobbiamo
accomodare e metterci l'anima in pace che il vice di Cambiaso sarà Filip Kostic, quindi pensate un po' con che qualità poi andremo a affrontare competizioni come la Champions League. Comunque nel frattempo il campionato è dietro alle porte e noi siamo qui che aspettiamo. Secondo me nei prossimi 10 giorni chiaramente la Juventus dovrà fare qualcosa, però il tempo stringe e noi da tifosi ogni tanto vorremmo anche che comunque si potesse affondare un po' il colpo, perché secondo me se perdiamo Colomoni ad oggi creeremo un grosso problema non solo a noi, ma creeremo un problema anche poi sarà una reazione un po' a catena. Comunque vi tengo informati, ragazzi, come sempre, grazie a tutti quelli che stanno iscrivendo, siete grandissimi, un abbraccio e sempre forza Juve. Ciao!